Bentornati su Sea of Thieves. Oggi presento la prima guida italiana completa del gioco partendo dalle basi. Questo è il primo episodio dove vi spiego insieme alle basilicarità come guadagnare 25.000 galeoni e 200 dobloni per iniziare. Lo faccio perché la gente che mi vede saltare dentro un cannone, atterrare in una nave nemica e far saltare in aria un pirata dirà: ehi, ma lo posso fare anch'io. Peccato. Stop it. Get some help. E anche perché recentemente Sea of Thieves è uscito su Steam. Ciò crea nuovi utenti che probabilmente si affacceranno per la prima volta su questo titolo. Ma questo video è per tutti quelli che non hanno magari mai preso i soldi iniziali su Sea of Thieves per un motivo o per un altro. Quindi oggi vi spiego come fare il viaggio inaugurale al 100%. Innanzitutto si partirà dalla schermata iniziale. Una volta cliccato, quelli nuovi dovranno scegliere il loro pirata. Non preoccupatevi, i vestiti potranno essere messi più tardi. Ora selezionate il vostro personaggio in base al sesso maschio o femmina e la corporatura. Se non vi piacciono i pirati mostrati potete ricrearne degli altri in modo da mostrare altri randomicamente per poi selezionare quello che più vi aggrada. Una volta fatto vi ritroverete in questa schermata dove l'avventura sarà bloccata finché non fate il viaggio inaugurale e a voi basterà selezionarlo e salpare. Vi risveglierete in un'isola davanti al grande pirata che vi dirà di mangiare una banana nel vostro inventario. Una volta mangiata vi chiederà di prendere una sciabola incastonata in una palma. Uccidilo! Ok, fatto. Adesso potete riporre la vostra spada. Ma prima di continuare a parlare con il grande pirata dovete premere il tasto Tab dove se andate nella reputazione, poi sulle storie assurde troverete la voce viaggio inaugurale, dove ci saranno le missioni da completare e ora vi dirò come completarle tutte quante. Basterà seguire passo dopo passo tutti i miei spostamenti. Innanzitutto dovrete andare all'estremità dell'isola dove troverete i resti di una nave. Entrando dentro troverete questo diario. Una volta letto avrete completato un libro su 10. Una volta fatto passiamo al secondo libro. Torniamo indietro e ricominciamo all'inizio dove troveremo una cascata. Infilandoci dentro ci sarà una grotta e lì troverete il secondo libro. Invece il terzo si trova più in su. Appena trovata la nave distrutta sull'isola, salite sulle scale a destra fino in cima. Vicino al timone troverete il libro. Il prossimo si trova dietro di noi, sopra l'albero maestro. Troverete un altro libro. Il prossimo si trova dall'altra parte della nave, appena dietro dei barili distrutti troverete il vostro libro nascosto. Una volta fatto salite le scale vicino a voi, fino in cima, ed avvicinatevi al laghetto e tuffatevi. All'angolo prima della cascata troverete una chiave che vi servirà per aprire un lucchetto sotto la nave. Là troverete il vostro bottino, ovvero 25.000 galeoni e 200 dobloni, ma attenti, si trova anche lì un altro libro, quindi fate attenzione e leggetelo. Una volta fatto risalite le scale, passate sotto le cascate e sotto il ponte troverete una scala. Scendendoci troverete un altro libro. Ora potete passare dall'altra parte del ponte. Salendo la montagna dovete arrivare in cima dove ci sarà un altro libro. Dall'alto vedrete una nave, è la vostra, tranquilli, ogni cosa a suo tempo. Una volta letto il libro andiamo al prossimo e ultimo punto. Basterà andare giù e fermarsi a questa porta enorme e tirare la leva accanto al muro. E accanto al falò troverete il libro. Una volta letto andate ancora più in basso dove troverete un argano che dovrete aprire completamente per far calare un ponte. Infine un'altra porta e vi troverete in una grotta con una scala dove sopra troverete il vostro ultimo libro. Mi raccomando, dopo averlo letto salite sulla barca a remi e muovetevi con quella. Seduti sulla punta potete muovere i remi e andare verso la direzione desiderata. Cercate di fare il giro dell'isola tornando alla vostra barca. Una volta fatto avete portato a termine la maggior parte delle quest, ma dovete ancora farne altre. La prima è cucinare qualcosa. Consiglio di uccidere una gallina in modo da poterla mettere sul fuoco all'accampamento iniziale. Dovete prendere la gallina appena sarà perfettamente dorata. Una volta fatto mangiatela, vedrete vi aumenterà una seconda barra. Quella barra circolare serve per la scorta di vita. Se prendete danno vi rimarginerete automaticamente senza dover mangiare altro. Poi dopo aver fatto tutto salite sopra la nave dell'isola e prenderete delle palle di cannone e sparatele dal cannone appunto. Non che serva molto, non dovete prendere un bersaglio in particolare, serve solo per completare la quest. Una volta fatto andate dal pirata leggendario che vi darà una pala e una mappa nel vostro inventario. Dovrete tornare all'estremità dell'isola della mappa per prendere un tesoro. Non preoccupatevi, si trova sempre nello stesso punto il baule. Alla fine scavate 1, 2, 3 e riportateli al grande pirata. Lui vi darà tutti gli oggetti e ve li ritroverete nell'inventario. Dopodiché selezionate la pistola e appena vi dirà di andare a riparare la vostra nave voi lo ignorate. Avete un'ultima quest rimasta, ovvero quella di pescare. La canna da pesca la ritroverete nel vostro inventario. È semplice da usare, basta lanciare una lenza. Ma non riavvolgete mai la lenza. Tirarla mentre il pesce fa resistenza vi farà solo spezzare la lenza, quindi fate attenzione. Le uniche cose che dovete fare quando il pesce abbocca è se il pesce va a destra voi tirate l'amo a sinistra, se il pesce va a sinistra voi tirate l'amo a destra e se va in su voi tirate l'amo verso il basso. Facendo così dopo poco si stancherà. Lo capirete perché l'acqua sarà piatta e a quel punto potete tirare la lenza verso di voi. Qualche volta il pesce si potrà risvegliare, quindi dovete di nuovo farlo stancare per avvicinare sempre di più la lenza fino a catturarlo. La pesca è utile nel gioco perché se cotto il pesce puoi ripristinare la tua energia e ti lascia delle energie di riserva.
conserva, come il pollo di prima. Potete cucinare sempre sulla nave e decidere se venderlo o mangiarlo. Io in questo caso, essendo un tutorial, non posso venderlo, quindi l'ho mangiato. Ora potete andare verso la vostra nave e ripararla. Per primo tirate sull'albero maestro, come vedete, ma non spiegate le vele, altrimenti l'albero maestro cadrà di nuovo. Dovrete riparare la base prendendo del legno dalla cabina delle navi nei barili. Una volta riparato potete spiegare le vele. È molto utile perché può capitare che l'albero maestro venga danneggiato e senza quello siete spacciati perché non potete muovervi. Una volta fatto scendete ancora in cabina e portate via l'acqua rimasta. Meno acqua c'è e meglio è, ve lo assicuro. Una volta fatto potete alzare l'argano, facendo così avrete tolto l'ancora e ora potete partire per la vostra avventura. Ma non è finita qui. Una volta salutato il grande pirata sarete da soli, quindi inclinate le vele in modo che siano sempre col vento verso di voi. E seguite sempre i fari, sono la via segnata dal grande pirata, fidatevi. E non preoccupatevi per il megalodonte, non vi attaccherà, voi andate avanti. A un certo punto potete vedere sulla vostra sinistra una nave degli scheletri. Tranquilli, spareranno ma non vi colpiranno. Intanto ne approfittate per sparare qualche colpo, per allenarvi, dato che arriverà il Kraken. Non vi attaccherà, tranquilli, ma la nave degli scheletri verrà distrutta. Voi come sempre andate avanti finché non entrerete ufficialmente nei mari di Sea of Thieves. Una volta arrivati ci sarà una cinematica a darvi il benvenuto. Naturalmente dopo aver fatto tutto questo avrete completato tutte le quest del viaggio inaugurale. Potete sempre vederlo dal menu reputazione premendo tab che avete sbloccato tutte e 10 le onorificenze. Bene ragazzi, una volta fatto potete tornare sul vostro menu iniziale e prendere parte all'avventura vera e propria, ma vedrete il seguito di questo tutorial nel prossimo episodio. Un saluto da Wolf e in bocca al lupo!